Benvenuti al post partita su Radio Rossonera. Ben ritrovati qua su Radio Rossonera. Siamo live per il post partita di Inter-Milan. Finisce 1-0, vittoria per l'Inter. Quarta partita senza vittoria per il Milan, quarta sconfitta dopo le 3 di campionato e quella di Supercoppa, quindi si arriva a 4. La caduta del Milan non si ferma quantomeno nei gol subiti, ma sempre di sconfitta si tratta. Perde un derby non giocandolo, praticamente non l'ha mai giocato il Milan se non nella parte finale del secondo tempo, con un primo tempo totalmente rinunciatario, con un primo tempo dove ancora una volta il Milan prende gol su calcio da fermo. Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao a tutti, buonasera. Enrico Bogliani, ciao Henry. Ciao, buonasera a tutti. Donato Bocca di Fuoco, ciao Donna. Ciao Simone, buonasera a tutti. Intravedo anche Carlo Pellegatti in bassa, ma ancora non è disponibile ad entrare, credo così o giù di lì. Appena lo vedo, però, nel caso vi interrompo. Come detto, c'è tanto da dire di una partita che in realtà ha detto poco per il Milan. Il Milan ha fatto un primo tempo cercando di non prenderle, ma l'ha preso il gol che poi ha deciso la partita. Non ha passato la metà campo se non 4 volte. Ha fatto una partita totalmente rinunciataria, poi piano piano, pezzetto dopo pezzetto, provando a sconfessarsi anche. Aspettate che vedo che è arrivato Carlo, vediamo se per caso ci sente. Carlo, mi senti? Mi sa di no. Carlo, mi senti? No, torniamo noi. È stata una partita difficile da commentare, è difficile perché il Milan nel primo tempo praticamente non è mai esistito. Nel secondo tempo poi con i cambi, con la voglia di provare a ribaltare un'ennesima sconfitta, ha provato a fare qualcosa di più, si è acceso soltanto con un colpo di testa di Olivier Giroud alto e con quel contropiede vanificato dallo stesso Giroud per un controllo sbagliato. Per il resto poco e niente. Un tiro in porta, credo solo quello di Brahim Diaz. Bea, vengo da te per il tuo commento iniziale, poi faremo come al solito il giro dei commenti. Se per caso arriva Carlo, lo buttiamo subito in onda. Vai Bea. Guarda, è stata una partita difficile da vedere. Secondo me credo che sia stato difficile per tutti i tifosi del Milan vedere questo Milan, perché non siamo abituati a vedere una squadra del genere, soprattutto da quando Pioli è sulla panchina appunto dei rossoneri da tempo. E è stato difficile, sapevamo di dover soffrire, l'aveva detto anche lui in conferenza, no? Dobbiamo fare fatica. Chiaro che parlare di formazione dopo è sempre molto semplice, no? Perché sai già come è andata e quindi è facile dire sbagliata, non sbagliata. L'unica cosa che mi viene da dire su quella formazione è che se sei già in un momento difficile della tua vita, perché in questo momento il Milan è in un momento difficile della sua vita, io non rinuncerei a colui che ti rende le cose un po' più semplici. Poi è chiaro che il periodo difficile lo sta vivendo anche lui e ha sbagliato tante partite come tutti i giocatori del Milan. Però non ho capito alcune scelte, non ho capito la scelta di Messias, non ho capito la scelta di Leao, non ho capito la scelta di Gabbia di fianco a Kier, perché entrambi insieme, dopo tante gare in cui subisci tantissimi gol, non ti danno una grande certezza. E soprattutto mi dispiace perché nel secondo tempo, invece, quando poi abbiamo visto entrare sia Salmaker che Leao, è stato un Milan, non dico bello, perché il Milan bello è un altro. Già immagino che ci sentiremo dire che il secondo tempo ha regalato chissà che calcio, e no, perché hai perso ancora, però di fatto è stato un Milan un po' più vivo, che ha provato a fare qualcosa davanti alla porta, poco, però l'hai visto. E quindi mi spiace un po' quello, perché magari si poteva vedere prima e dal primo minuto quella cosa lì. Poi magari il piano gara di Pioli era tenere lo 0-0 fino al 60° e poi veramente provare con Leao a vincerla. Non lo so, però è un po' triste vedere un Milan che gioca il derby così, soprattutto se hai uno scudetto in mezzo alla maglia. Sì, giocare una partita cercando di non perdere largo è veramente
difficile da accettare, più che altro perché si può partire in maniera difensiva, sì, ci può stare di partire un po' più guardinghi, ma non così, senza una minima idea, senza una minima tipo di costrutto, semplicemente restando a 35 metri davanti alla porta e giocando con 5, 3, 1, 1 e soltanto il Giroud sopra la palla. Una squadra che era stata messa in campo solamente per rimbalzare gli attacchi dell'Inter, cosa che poi non è nemmeno riuscita particolarmente bene. Henry, vengo da te. Allora, io sarò onesto, chi ha seguito la live reaction lo sa già, non ho seguito benissimo la prima parte del primo tempo, sono riuscito a collegarmi solo dalla seconda parte del primo tempo in poi, però insomma poi ho rivisto qualcosina, gli altri mi hanno raccontato. Allora, la questione è molto semplice per me, quello che è successo questa sera è un pochino lo specchio del caos, della confusione che stiamo vivendo, perché è un Milan completamente snaturato, quello fino ai cambi di Salmacher e Leao, l'ennesima cosa diversa provata da Pioli. Bisogna dire che sicuramente questa soluzione qui nelle idee, ma poi anche nella pratica, è stata un po' più conservativa, perché di fatto hai preso molti meno gol rispetto alle ultime uscite. Questo però non deve essere, non è assolutamente una giustificazione. No. Tantissimi con la spina staccata, tantissimi con la testa altrove, atteggiamento del corpo, linguaggio del corpo imbarazzante da parte di tanti, errori tecnici banali, è mancato tutto questa sera. Il Milan siamo tornati a rivedere il Milan quando entra Leao che dà un po' di freschezza, quando esce Calabria entra Salmacher, tatticamente riassesti un pochino le cose davanti con Brahim, Leao e Giroud, e quindi qualcosa in più la vedi, però è veramente pochissima roba, cioè non è sufficiente per me a salvare questa partita. È stato un derby scialbo proprio da parte del Milan, come non ne affrontava da anni, perché anche il 4-2 che subiamo in rimonta, in cui il Milan a una certa si spegne psicologicamente dopo il gol di Brozovic del 2-1, tu comunque lo affronti con una certa mentalità. Questo Milan è il secondo derby consecutivo che regala la vittoria all'Inter, perché regala la vittoria all'Inter. A Riyadh non ne parliamo, stasera pure. Sì, potevi strappare un pareggio con quello stop sbagliato di Giroud sulla galoppata di Leao, però sarebbe stato anche forse un risultato un po' bugiardo per quello che hai visto in campo. Poi ve l'avremmo preso comunque, tanta e cara grazia. Io resto convinto delle mie idee, non sono 30 minuti, 35, 25, non mi ricordo neanche di preciso quando è avvenuto il cambio, a cambiare ciò che penso. Per me molti di questi giocatori hanno completamente staccato la spina, tanti altri o gli stessi o non so chi, insomma, non hanno più fiducia, per me, per quanto mi riguarda, nell'allenatore, in quello che si fa, e penso che questa cosa sia palese nelle partite che abbiamo visto ultimamente, e quindi per me qualcosa va fatta. Poi non so se si vuol dare un'ultima chance contro il Torino per i segnali che hai visto in questo finale di derby, potrebbe essere un'opzione. Io avrei cambiato anche prima, però vedremo cosa accadrà. Allora, noi chiudiamo il giro di commenti iniziali con Don. Per tutti quello che lo stanno richiamando e lo state richiedendo, il mister Bottoni arriva. Dateli un attimo perché era un po' indaffarato in questi minuti di serata, sta tornando a casa dopo le prime partite da allenatore, quindi adesso arriva tra poco. Don, vengo da te. Eccoci. Allora, bene, innanzitutto sono già d'accordo con quello che avete detto, e la mia idea generale è molto simile, se non uguale a quella di Enrico. Quindi per il momento mi limito a stasera. Sinceramente non mi sembrava un derby Milan-Inter, almeno non mi è sembrato. Mi è sembrata la neopromossa che viene a San Siro, che fa la partita fuori casa contro l'Inter, che ha quell'atteggiamento lì e che soprattutto non lo cambia dopo aver preso il primo.
perché ci stanno determinate scelte, ci sta aspettare bassi, non attaccare, visto il periodo, visto che hai preso 2 miliardi di gol, però quando l'Inter fa l'1-0 tu qualcosa la devi fare. Cioè il piano A con quelli in campo, ok, purtroppo è figlia del periodo, amen, ma quando prendi l'1-0 io non posso vedere altri 20 minuti di 10 persone sotto la linea della palla, perché la neopromossa che viene a giocare a San Siro, e penso sia una cosa decisamente inaccettabile. Secondo tempo, con i cambi, e non parlo di qualità singoli dei giocatori in sé, ma di persone messe al posto giusto con le giuste qualità, perché non puoi farmi giocare Messias mezzala, ma non per Messias, perché adesso sembra quasi che tutte le partite è colpa sua, a me dispiace per il ragazzo, ma hai Pobega, hai Vranks e hai Adli, hai 3 mezzale, 3 mezze ali, e tra l'altro poi entra Diaz che mezzala non è, ma va bene. Con i cambi del secondo tempo il modulo è rimasto praticamente identico, ma un minimo funzionava, perché erano un po' più abituati alle loro consegne, quindi anche questa cosa sinceramente non l'ho capita. L'Inter ha vinto meritatamente questo derby, poteva anche finire tranquillamente 2-0, ogni tanto un pizzico di fortuna, quando non serve, perché non serve, ma per quel fuorigioco millimetrico, ma alla fine cambiava poco. Piccola menzione d'onore a Tatarusano, gliela do perché fa una bellissima parata a inizio partita. Non esce mai, ma sono le sue caratteristiche tecniche che per fortuna non hanno pagato in male questa sera, e fa 2-3 buoni interventi. Nonostante tutto la squadra continua a urlarli contro, e questa cosa vista da fuori è fastidiosissima, perché io ho giocato in porta e se qualche mio compagno mi urlava contro, a me la cosa indispettiva parecchio, specialmente quando non è colpa mia se sto perdendo. Quindi mi dispiace anche per Tata questa sera, che non può essere sempre il capo espiatorio né lui né Messias. Tanti troppi errori di gestione, di modulo, di formazioni di testa, è perfettamente normale poi andare incontro a una sconfitta. Gli ultimi 20 minuti abbiamo sperato di pareggiarla quantomeno, perché qualcosa in più si era fatta e l'Inter si era abbassata e l'Inter non ha fatto niente di particolare nel secondo tempo. Cosa succederà non lo so, probabilmente nulla, però una squadra campione d'Italia non può essere a meno 18 dalla prima gennaio, e sul fatto che molti abbiano staccato la spina ho una mezza idea del perché, ma non voglio dirla adesso, tutto qua, magari più tardi. Allora, ricominciamo. Tra poco, come detto, arriva mister Emanuele Bottone, arriverà Carlo Pellegatti, arriveranno anche credo le parole di mister Stefano Pioli, e quindi le andremo a leggere. Ripartiamo da quello che abbiamo visto in questi ultimi 90 minuti di Milan. Inizialmente il Milan va con un 3, che in realtà è un 5, un 5-3 Origi e Giroud, con Origi basso, con Messias a fare la mezzala, in una sorta di unicum da quando è al Milan. L'ha fatta Crotone, ma al Milan mai. Con Gabbia a braccetto di sinistra. A me sembra che si sia tentato ancora una volta un ennesimo esperimento che non ha pagato particolarmente, ha pagato giù di lì, cioè non ti ha fatto prendere i soliti 2 gol nel primo tempo, ma onestamente non ti ha regalato nient'altro, non ti ha fatto ripartire mezza volta e ti ha fatto prendere un paio di tiri in porta, uno dall'altro parato bene da Tata e poi qualche situazione da calcio piazzato, ed è lì che ripartiamo. Bea, in conferenza stampa, nel pre-partita, nel post-partita, tante volte abbiamo chiesto al mister, tante volte è stato chiesto al mister in generale, ma i calci piazzati è ancora una volta un problema del Milan, ma si sta lavorando, si sta facendo qualcosa. Io il gol visto preso oggi è difficile da spiegare, perché è quasi una sorta di difesa a zona, perché non è una difesa a zona, è una difesa che quando gli avversari si abbassano si abbassa anche lei, perché vuol dire che in parte segue l'avversario, ma che in parte non lo segue, perché poi costruisce una linea e quindi non va neanche a prendersi l'uomo a uomo, tant'è che Lautaro è in mezzo all'area di rigore piccola e può staccare di una spanna e fare gol. A me sembra che costantemente, dopo ogni partita, sbattiamo la testa sempre sugli stessi problemi. Se non è il calcio piazzato è l'atteggiamento, se non è l'atteggiamento sono le scelte iniziali, se non è le scelte iniziali è il calcio piazzato un'altra volta. Sì,
Sì, devo dire che sui calci piazzati io non so neanche cosa dire troppo, perché mi sembra veramente una cosa folle, cioè non ti riesce mai. È inspiegabile, io non ci credo che loro non ci lavorino, io immagino che loro ci lavorino tanto, però è angosciante vedere che l'avversario calcio d'angolo, tra l'altro Lautaro non è neanche un giocatore altissimo, è un giocatore normale, anzi secondo me più tendente al basso come statura tra i calciatori comunque di Serie A e tra gli attaccanti di Serie A, cioè se c'era Osimhen non so cosa faceva in una partita del genere con vari corner. Non è normale, perché, ripeto, evidentemente per questa squadra, per questa difesa, ma al di là della difesa, proprio per questa squadra, la difesa a zona non è adatta. Però quanto tempo è che vediamo la difesa a zona? Cioè nella vita in generale, se una cosa non funziona, la cambi. Qui sui corner, sui calci piazzati, le cose non funzionano e rimangono così. È un peccato perché comunque eri riuscito a non subire gol e l'ennesimo calcio piazzato invece te l'ha fatto subire. È brutto anche cioè è brutto, tu magari prepari un piano gara pessimo il primo tempo, perché mi rendo conto che da vedere è stato pessimo, però se il tuo obiettivo era non prendere gol ci eri riuscito, perché di fatto stava 0-0 e poi arriva il corner. Non so, sinceramente non mi spiego come le cose non cambino se non funzionano. A proposito di questo, Henry, vengo da te. Domanda. Il Milan ha fatto 3 partite, le ultime, più o meno nella stessa maniera, cercando di non snaturarsi troppo. È andato incontro a delle goleade, perché alla fine ne ha prese 3 dall'Inter, 4 dalla Lazio, 5 dal Sassuolo. Si snatura con l'Inter, perde, perché alla fine ha perso in tutto questo. Abbiamo detto che siamo migliorati un po', ma ha perso. La prossima col Torino che fa? Si snatura un'altra volta? Rifà il pullman? Credo che sia il grande quesito anzi, facciamo una cosa, visto che il collegamento è precario, Henry, vado al volo da Mister Bottoni. Mister, ciao, mi vedete così perché purtroppo sono in macchina, appena sceso dal treno, un piccolo ritorno a casa di 24 ore. Mister, a proposito di ritorno a casa, il Milan è tornato a casa con l'ennesima sconfitta, però ha provato un po' a snaturarsi e non è andata bene. Sì, Simo, io ho visto in treno, purtroppo poi in treno cade spesso la linea, però un'idea me la sono fatta. Primo tempo, zero, proprio nessuna produzione, i moduli di gioco non si inventano, no? Non è che tu improvvisamente fai il 3-5-2 e risolvi i problemi, e purtroppo quando si comincia a cambiare è un sintomo di confusione, è un sintomo di incertezza e indecisione. Naturalmente non si doveva proprio arrivare a questo punto, che però purtroppo a un certo punto si è visto che certi automatismi erano andati a perdersi, non giocavamo più da squadra, lunghi eccetera, e la situazione poi si è complicata perché poi la testa fa tanto in tutte le cose e il morale, sai, fa tanto, no? Poi vai sfiducia, si presentano tensioni tra giocatori, tra mister e giocatori, poi quando vinci chi è escluso sta zitto, quando perdi chi è escluso, insomma, capito, ha l'opportunità di dire una parola in più, di creare un malumore in più, cioè purtroppo è proprio diciamo una tendenza, no? Negativa, che poi si riflette un po' su tutto. Purtroppo dispiace perché era diventata una bella macchina da vedere il Milan, ma adesso vedo una situazione purtroppo molto complicata. Esatto, mister, questo è il problema, nel senso che si sta tentando di provare a mettere delle pezze, si sta andando forse anche avanti un po' per tentativi e non stanno pagando a nessuno. Il problema è che adesso saremo di fronte all'ennesima settimana di ennesimi tentativi
che probabilmente andranno ancora a cambiare un'altra volta, perché io non penso che il Milan giochi con la prossima Milan-Torino in casa con questa sorta di 5-3-1-1 che abbiamo visto oggi, quindi si cambierà un'altra volta. Simone, purtroppo hai detto bene tu, quando poi non risolvi i problemi, ma come era pure logico, perché cioè, devi sperare in un colpo di fortuna, ecco, fare una partita di equilibrio e poi magari esce fuori un gol e pareggi, vinci la partita, però sono tentativi al buio, come dire, al buio. Cioè, alla disperata, mister, alla sì, disperata. esatto. Anche perché poi cambi sistema, perdi dei giocatori che sono adatti a giocare in un altro modo, cioè poi non lo so, è una situazione purtroppo complicata, ti devo dire. Mi dispiace dire queste cose, io vorrei stare qua a dire no, siamo fiduciosi, ma questo lo dicevamo, Simo, dopo le sconfitte, che però si vedeva una squadra che stava sul pezzo, no? Compatta, bella, aggressiva, poi si perde nel calcio, perché magari si potesse vincere sempre. Ma poi a un certo punto la squadra tua ha perso proprio le misure, ma ti ricordi le ultime analisi? Cioè noi abbiamo fatto delle analisi, chi vuole se le riveda, cioè il centrocampo tipo, non so, un arco di 30 metri per 50 metri con un solo giocatore. Cioè non ce la fai, senza linee di passaggio, senza soluzioni di gioco. Purtroppo è una situazione brutta. Mister, a proposito della situazione, noi la iniziamo domani tutto nella stanza, 19:10, ci rivediamo. Sì, domani ci sono perché riparto poi dopodomani presto per stare da voi, dalle vostre parti, per il pomeriggio che c'è l'allenamento. Poi naturalmente organizzeremo, sì, me lo dico anche a chi ci ascolta, magari una cosa lì proprio in studio con voi, Siamo così qui. abbiamo il piacere di stare insieme e io sono a disposizione. Insomma. Va bene. Mister, grazie, buona serata, a domani. Grazie a voi, grazie a voi, buona serata, ciao. Ciao, mister. Ciao. Lo salutiamo, mister Emanuele Bottoni, torniamo noi, torno da te, Henry, per la risposta alla domanda. Poi me ne è venuta in mente un'altra che insomma, il mister mi ha fatto un po' venire in mente, cioè non ti dico un giudizio sul mercato, quello no, perché ormai più o meno abbiamo capito come va l'antifona, però per l'ennesima volta il mercato, siamo al 5 di febbraio, era seduto tutto di fianco a Pioli, ma ne parliamo dopo. Henry. Anche perché, cioè, io non so, a me gli ultimi minuti di Ciao non sono troppo dispiaciuti. È vero che è anche entrato in un momento in cui il Milan provava a fare qualcosa, però io dubito che questo Ciao avrebbe fatto peggio del Gabbia visto col Sassuolo, però magari, cioè, ovviamente lo diciamo col senno di poi. Detto ciò, io onestamente non so cosa accadrà contro il Torino. Mi auguro ovviamente di non vedere la stessa partita che abbiamo visto questa sera contro il Torino, perché significherebbe veramente avere un atteggiamento sbagliatissimo. Il punto qual è, Simo? È che questo approccio qui, questo sistema di gioco qui, queste linee che abbiamo visto questa sera, che abbiamo detto, no? Nel finale abbiamo intravisto qualcosina di qualche barlume. La mia paura è che questo sia l'unico modo o l'unica via possibile per risalire con Pioli, per risalire con un gruppo che sta vivendo questo periodo, ecco, e mi preoccupa perché significherebbe A, rischiare tanto in certe partite, B, snaturarsi completamente, andare a perdere tante caratteristiche di tanti giocatori. Quindi la mia paura più che altro è quella che questo modo qua per un periodo X da qui in poi sia l'unico barlume di speranza per risalire un po' la china, cosa che non è detto tra l'altro che avvenga. Quindi non lo so, ecco, a me non sono piaciute le scelte di stasera iniziali perché giochi chiuso 5-3-2, 3-5-2 e non metti nemmeno l'unico che ti dà la possibilità di ripartire in contropiede. Non mi sono piaciute le scelte delle scorse partite col tridente tra virgolette Messias, Diaz, Leao dietro la punta.
non mi è piaciuto. Questo continuo cambiare, questo continuo andare a tentoni, ecco, ma mi ripeterei nel dire che per me sono sintomi di essere al capolinea, quindi questa è la mia idea. Poi ovviamente, come credo tutti, mi auguro che se dovesse restare Pioli mi zittisca, mi smentisca e torni a fare un filotto di vittorie e di risultati positivi. Io personalmente ne dubito fortemente, ma fortemente. Poi, ripeto, spero di sbagliarmi alla grande, non di sbagliarmi alla grande. Allora, io vengo un attimo da te, Don, poi farò commentare a Bea le parole di Lautaro e di Inzaghi, perché ancora le parole di Pioli sono arrivate. Grazie, ti ringrazio del regalo. Prego, perché sono arrivate anche le Pioli di DAZN, se vuoi ti faccio commentare quelle. No. Facciamo a cambio, possiamo fare a cambio, li commento io, Lautaro Inzaghi, e Bea commenta Pioli? Ok, Don, io faccio commentare a te, insomma, il mercato, che insomma, siamo arrivati al 5 di febbraio e oggi abbiamo visto un giocatore, ciao, entrare gli ultimi 20 minuti, per il resto non abbiamo visto nient'altro. Quanti minuti ho? Vedi tu. Il discorso è effettivamente sarebbe lungo, parte un po' a monte perché non posso capire che i nuovi arrivati in una squadra campione d'Italia è difficile inserirli, ma se i titolari della squadra campione d'Italia mantengono il loro rendimento, allora ci sta, compro dei giocatori, non li metto subito perché già i 15-16 che ho in rosa mi hanno fatto vincere un campionato. Poi per 1000 ragioni noi non ce li abbiamo mai, questi 15-16 giocatori, posso capire i primi 2 mesi, ma a gennaio e febbraio, dove siamo arrivati, dover vedere con tutto il rispetto e il bene che posso volere a Matteo Gabbia come ragazzo, perché si ha proprio una faccia pulita da Milan, mi è sempre piaciuto anche per l'impegno, ma io non posso vedere che gioca lui e non un difensore che hai comprato sul mercato, perché allora non lo vai a prendere sul mercato. È come se il Milan ha fatto un mercato dove ha scelto un giocatore che non c'entra nulla, con la schema di Pioli non c'entra nulla, quindi me lo devono anche spiegare perché l'hanno comprato, ma va bene. Gli ultimi 3 giorni abbiamo provato a prendere 2-3 tasselli per rinfoltire la rosa. Pau è uno di quelli, ma se è sotto nelle gerarchie pure di Gabbia, non gioca neanche con la difesa a 3, che l'hai preso a fare? Branks è uno di quelli, ma se in mezzala mi metti per Messias, cosa l'hai preso a fare? Adli poteva fare qualsiasi ruolo del mondo, trequartista non l'abbiamo visto mai, a destra non l'abbiamo visto mai, mezzala non l'abbiamo visto mai, cosa lo sei andato a prendere a fare? Quindi il passaggio che mi manca qual è? È quello tra lo scouting e Pioli, che lo scouting prende a prescindere e Pioli si deve adattare, o è Pioli che chiede e poi non mantiene quando fa le formazioni dopo 4 mesi? Perché un passaggio che manca tra queste 2 catene ci deve essere per forza. Salutiamo Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti. Io sto guidando col viva voce, quindi siamo tutti in regola e intanto voi parlate, l'immagine non sarà perfetta, ma quello che conta è in realtà ti si vede bene. Va bene, parla tu, io ti ascolto. In realtà Carlo, purtroppo ti devo fare le domande su ciò che hai visto stasera. E io ti rispondo. Allora, qui bisogna stare con le parole perché poi ti fai prendere un po' dal così. Allora, il primo tempo io ho usato un participio presente, non so, ma penso che da quello che ho sentito anche i miei amici, ma mortificante è un participio presente che mi ha avvolto in tutto il primo tempo. Allora, è stato forse il primo tempo più, attenzione a quello che dico, più non da Milan della storia del Milan. Allora, io dico una cosa a Stefano Pioli. Stefano, non si preoccupi, è giusto i risultati, eccetera, ma mai tradire, anche in buona fede, perché non è che lui l'abbia fatto apposta, la filosofia del Milan. Oggi è il 91esimo compleanno di Cesare Maldini. Oggi è il giorno, tanto io devo girare e quindi devo guardare perché sennò non mi aspettano. Oggi è il giorno quando nel 73 anni fa abbiamo vinto 7-1 col Grenoli, da dove è nato tutta la filosofia del Milan.
Il Milan non deve mai tradire la filosofia. Oggi sembrava l'Inter, il Milan e il Milan e l'Inter, ma non voglio offendere l'Inter. Dicevo che le caratteristiche dell'Inter è una squadra che dai tempi di Mazzola, Jair, Corso, che io conosco bene perché l'ho visto e ho subito anche delle sconfitte, è sempre stata molto raccolta con questi rapidissimi contropiedi. Il Milan manco ci ha provato perché non era in grado, però non bisogna snaturare il gioco del Milan, lo capisco, in buona fede l'ha fatto per cercare di compattare. Io mi faccio una domanda, ma c'era bisogno di tutta questa cosa quando bastava mettere Pobega come numero 10? Cioè con Pobega numero 10 giocavamo peggio del primo tempo? Magari qualcuno mi dirà sì, ma siamo stati compatti. Sì, siamo stati compatti, ma l'Inter a parte il fatto che le cifre non le voglio neanche esaminare perché sono 74-25, no, le cifre mi interessano relativamente, ma la filosofia, noi siamo il Milan, io ho perso 4-0 dall'Inter di Mourinho, ma non me la ricordo come una sconfitta bella secca, bella pesante, ma non una sconfitta come questa, molto più pesante l'1-0 di oggi che il 4-0 dell'Inter di Mourinho. Ho preso anche dei gol da Ronaldo, eccetera. Le ho perso 5-2, ne ho vinte tante, ma io ricordo le sconfitte, 4-0 con Barluzzi, ma importa, io c'ero, si giocava a calcio, l'Inter era più brava in quel momento e ha vinto, ma non mi ricordo un primo tempo così, veramente il primo tempo meno da Milan che io ricordi, ma eravamo tutti, anche mio figlio, dice guarda, 20 anni che seguo il Milan, ma una roba del genere non me la ricordo. Nel secondo tempo meglio, a dimostrazione che l'Inter, adesso mi sento dire peccato perché sennò potevamo raggiungere il Napoli. Cioè, hai visto l'Inter nel secondo tempo contro un Milan così, ero risbagliato. Comunque noi non guardiamo in casa dell'Inter, ma però per dire che era un Inter normale. L'abbiamo affrontata come un Inter. È chiaro che le 5 sconfitte, le sconfitte, i gol presi, ripartiamo da questo 1-0, ma vi prego, ripartiamo a giocare da Milan. Poi il risultato dopo arriva, secondo me. Carlo, è proprio qui che volevo arrivare per chiudere. Non so cosa pensano i tuoi amici in studio o chi ti scrive in questo momento. Ma no, ma guarda Carlo, il problema grosso è che il Milan alla fine ha perso la quarta partita, cioè tira le linee, e il Milan ha perso lo stesso, hai giocato all'attacco e hai perso, hai giocato in difesa e hai perso, così hai perso anche un po' di identità, perché non hai fatto una partita difensiva, hai fatto una partita... Ho perso male col Sassuolo, ho perso male, ma non una mortificazione come il primo tempo, neanche con la Lazio. Cioè, sì, il primo tempo hai giocato... Hai giocato, Carlo, come se davanti avessi una squadra fortissima che ti avrebbe potuto fare 5-6 gol. Anche con una squadra fortissima abbiamo anche preso dei gol. Cioè l'Inter è più forte del Chelsea. Ma noi con il Chelsea non ci siamo inventati 1000 cose. Avevamo delle difficoltà, abbiamo giocato e voglio dire, pazienza, è andata male, ma voglio dire, abbiamo giocato con Liverpool. Mi direte un altro Milan. A me, io guardo la filosofia della squadra, non il resto. Con la filosofia, poi ci sono dei giocatori, non parliamo di singoli, ma diciamo così, che il Krunic di stasera veramente, ma attenzione, non mi aspettavo Krunic che inventasse gioco, ma così sempre tardi sulla palla, arrivare un attimo dopo, ecco, quello non è una cosa da Krunic, ecco quello che dico. Carlo, io ti lascio andare, ci vedremo domani, ore 19 con gli appuntamenti settimanali. Sì, domani ho sentito Pioli, dice che il primo tempo voleva dare un po' di compattezza, ma non si aspettava non andasse. Stefano, continua come ci hai abituato. Poi il gioco ritorna la fiducia, ritorna il fisico, ritornano i giocatori. Non più queste cose qua, perché Pioli deve essere ricordato come lo splendido allenatore che ci ha regalato un campionato meraviglioso, non come quello che ha messo un Milan meno Milan della storia dei Milan.
Ecco, questo che io direi mano nella mano a Stefano Pioli. Non è una critica, è un invito, è un consiglio, ma è un consiglio che dovrebbe accettare, nel senso: Pioli, lascia perdere il risultato, poi arrivano, gioca da Milan. I tifosi vogliono questo, poi vediamo. Carlo, grazie, buonanotte. Ciao, arrivederci a tutti. Ciao Carlo. Torniamo a noi, lo ritroviamo domani come al solito dalle 19 per Filo Rossonero. Ha parlato Pioli. Quindi Anche Krunic. Ce le dividiamo, sì. Krunic in realtà sì, ha detto due cose veloci, però ringrazio come al solito Enrico Aiello, grazie che ci ha fatto arrivare le dichiarazioni in tempo reale. Le leggo velocemente. Queste sono da DAZN. Volevamo avere un atteggiamento difensivo più compatto, l'abbiamo aspettato, abbiamo concesso qualcosa, ma non abbiamo difeso male. Solo che non abbiamo palleggiato bene e non riuscivamo a salire. Ci siamo ancora una volta fatti trovare impreparati su palla inattiva, altrimenti, stavamo tenendo bene, pur non avendo fatto granché in fase offensiva, che invece è stata fatta meglio nel secondo tempo. Queste sono le parole di Pioli a DAZN, le prime. Quindi l'obiettivo era non prendere l'imbarcata. Sì, beh, la formazione schierata. Siamo soddisfatti di aver perso solo 1-0. Cioè, nel senso, capisco che in questo momento bisogna limitare i danni, però essere contenti perché hai perso solo 1-0 è mortificante. Rinunciare al nostro credo, gli viene chiesto. Da allenatore ho chiara la situazione. Se avessimo giocato il nostro calcio saremmo andati ancora più in difficoltà, perché non abbiamo più le distanze di prima. Abbiamo trovato più densità e solidità, ma non si può rinunciare ad essere aggressivi e offensivi. Per questo lavoreremo ancora. Non abbiamo buttato via il nostro lavoro, ma siamo solo consapevoli del momento. Come se fosse una sorta di una tantum questo. Io non l'ho intesa troppo così, cioè dicendo consapevoli del momento, per me ammette che in questo momento qua il Milan riesce a barcamenarsi solo in questo modo qui. Sì, riconosce il fatto che ci siano stati degli errori dal punto di vista offensivo, dell'aggressività, del palleggio, quello che vogliamo, però cioè, un allenatore che dice se avessimo giocato normalmente saremmo andati in difficoltà. Conosco il momento e le problematiche del momento che stiamo vivendo, è quello che vi dicevo in precedenza, cioè la mia paura è che questo modo di giocare qui sia l'unica, tra virgolette, ancora di salvezza che abbiamo per in questo momento, con questi uomini, con questo allenatore, con questa situazione, provare ad uscire dalla crisi. Poi magari mi sbaglio, però da queste parole io evinco questo. No, ma hai credo ragione, Henry. Io penso sempre che esista una sorta di via di mezzo, cioè tu puoi perdere le distanze, può essere non nel tuo momento migliore, fai degli accorgimenti. Oggi ci siamo snaturati in tutto, per testa, atteggiamento, tattica, uomini, abbiamo spostato giocatori di ruolo, abbiamo fatto di tutto oggi, proprio completamente. Cioè una squadra che per 2 anni e mezzo, 3 si comporta in un modo, non esiste più? Ma perché la confusione è totale, secondo me, cioè siamo arrivati a un punto in cui le abbiamo provate tutte, cioè hai provato i 3 Messias, Diaz, Leao, poi hai cambiato e hai messo dentro Salmacher, Pobega e hai cambiato di nuovo, poi adesso hai messo la difesa 3 che avevi già provato a fine dell'anno scorso con la Cremonese, poi a un certo punto l'anno scorso quando vedevi che non eri più compatto come prima, che faticavi, hai messo dentro Pobega numero 10, giocavi quasi 4-3-3 con Brahim largo, cioè hai veramente provato tante cose, tante cose diverse e sei in un momento in cui tanti per me non ti stanno più seguendo e non credo che quei 30 minuti nel secondo tempo in cui sì, se Giroud la stoppa meglio magari strappi un 1-1 marcio, abbiano fatto cambiare idea agli 11, ai 16, ai 20 che si allenano tutti i giorni a Milanello. Non penso che questi 30 minuti di un derby che hai perso annullandoti nel primo tempo facciano ritrovare fiducia ai giocatori. Poi ripeto, magari mi sbaglio, però io se si va avanti così sono molto preoccupato per le prossime partite. Dimmi, Don.
No, perché pensando a queste dichiarazioni, però, cioè, un allenatore non è che può pretendere il palleggio quando non metti una formazione degli interpreti necessaria a fare un minimo male all'altra squadra. Non mi parlare di palleggio con Leao in panchina e Messias mezzala, cioè non ce lo meritiamo una cosa del genere. È normale che quella squadra non può palleggiare. Origi da quando è un palleggiatore? Giroud da quando è un giocatore sopraffino tecnicamente? È un attaccante di rigore che fa le sponde. Che palleggi vuoi fare con quegli interpreti? Non mi venire a dire una cosa del genere, ti prego. È normale che non palleggiamo. Ne hai messi tu? Boh. Cosa è successo? Gli viene chiesto che le partite negative ci hanno tolto fiducia e condizione, anche se veniamo da 2 anni molto buoni, non siamo ancora così maturi. Quindi abbiamo sofferto, dobbiamo ripartire da stasera, anche se una sconfitta nel derby non aiuta il morale. Quindi il morale ci ha ammazzato? Non lo so, io sinceramente leggo tanta confusione in ogni lato, perché anche quello che ha detto su Leao, ma non lo so, cioè tu oggi, lui ha detto che Leao non sa giocare con le 2 punte in verticale, no? Cioè tu oggi, in un momento del genere, metti titolare un giocatore che non ha mai visto campo da inizio stagione come Origi. Cioè, da queste cose a me sale la preoccupazione. Cioè, al di là poi che Origi piaccia o no, abbia giocato bene o no, non lo so, secondo me veramente sembra il tiro della moneta su certe cose. Cioè, lo vedo veramente in difficoltà. Chiudiamo le dichiarazioni di Pioli da Milan TV. Abbiamo trovato densità e solidità difensiva, abbiamo concesso però qualcosa. Il gol arriva ancora su palla inattiva, ovviamente un problema che dobbiamo risolvere. Però, vabbè. Sì, ma non lo risolvi, cioè non lo risolvi. Lo prendi da un anno i gol da palla inattiva, un anno che lavori, cioè non lo risolvi. Anche gli infortuni sono 3 stagioni. Cioè, evidentemente c'è qualcosa che non va. In fase difensiva ci hanno fatto correre tanto, ma siamo stati coperti e abbiamo coperto gli spazi. Siamo usciti male con la palla, cosa che invece è andata meglio nel secondo tempo. La sconfitta fa male. Cosa mi porto di positivo? La voglia dei giocatori di difendere compatti e uniti e di non mollare fino alla fine. I giocatori per me hanno mollato da un po', caro Stefano. No, allora sicuramente nel secondo tempo io ho visto un atteggiamento diverso rispetto alle ultime, cioè con il Sassuolo così come con la Lazio erano proprio arresi già da prima che la partita finisse. Ho visto qualcosina in più, però cioè oggi tu hai giocato così, la prossima con il Torino in casa torni al 4-2-3-1. Cioè è stato un unicum perché davanti avevi una squadra che avevi paura ti facesse 6 gol e questo che non comprendo. Ti risponde Krunic perché dice, gli viene chiesto sull'unione, se c'è unione, se è andata via unione nel gruppo. Lui dice, no, non è mai mancata, si vede che siamo in difficoltà di risultati, ma il gruppo è forte, ma il momento non è facile. In questo momento non siamo pronti a affrontare certe partite dopo i brutti risultati. Questa settimana non sarà mentalmente facile, ma dobbiamo lavorare meglio. Che già Pioli aveva detto che avevano lavorato da Dio, non so. Però al di là di questo, vuol dire che questo gruppo ha perso qualsiasi certezza per 3 partite andate male? Perché alla fine sono 3 partite. Cosa sono? I 5 minuti con la Roma nel caso e li mettiamo lì. Poi c'è stata la Lazio, la Supercoppa, il Sassuolo, sono 3. Il Lecce. No, Lecce. Vabbè, sì. Vabbè, ma ascolta, tu ti sono passate queste per 2 anni e mezzo di certezze e 4 partite sono... No. Tu vinci, passatemi il termine, a culo con la Fiorentina, con lo Spezia in casa, a culo proprio, che se c'era una squadra un po' più forte a livello offensivo non vincevi.
più a dicembre perdi 3 amichevoli in maniera per me ignobile, che poi se dicevi hai perso con le amichevoli passavi per il criticone di turno, ma quelle amichevoli sono imbarazzanti per me, per come hai approcciato. Quindi non è da gennaio. Gennaio è stato semplicemente la concretizzazione di questo, cioè è arrivato, e gennaio, lo diciamo da sempre, era un mese difficile perché Supercoppa, ti tornavano i giocatori dai mondiali, avevi partite complesse, perché secondo me Milan-Roma con una squadra come quella di Mourinho che gioca in quel modo, che sappiamo tutti com'è, è una partita complessa per questa squadra. Avevi la Lazio a Roma, avevi l'Inter 2 volte, perché siamo a inizio febbraio, e quindi era una prova. Non avevi la Fiorentina, lo Spezia a gennaio, e quindi secondo me è stata la naturale conseguenza di un qualcosa che si vedeva andare non male, andare non come l'anno scorso da un po'. Quindi ma poi io Simo, non... sai cosa? Sì. A me la cosa che ha colpito di più stasera, e non so se fosse nei piani proprio della serie, ragazzi, quando entrano Rafa e Alexis dobbiamo metterci giù, può anche essere, non lo so, però vedere il cambio, il doppio cambio, Leao, Salmacher che entrano, escono Origi e Calabria, se non sbaglio, e il Milan, cioè, fa così e inizia a giocare, cioè accende improvvisamente, da 0 a 100 va. Vedi Teo che inizia a correre in avanti, vedi Tonali che rialza un pochino la testa e gioca con un briciolo in più di personalità e anche un pochino più concentrato, vedi Krunic che qualche palla in più riesce a strapparla e a farci ripartire. Proprio non appena arrivano i 2 cambi. Ma per me questo, cioè, ripeto, se era voluto nel piano partita da Pioli, organizzato prima con tutti i giocatori che sapevano che avrebbero dovuto farlo, ok, benissimo. Ma se non è così, cioè, è veramente un sintomo di fragilità enorme, perché è vero che ti sei acceso con un niente, ma significa che ti spegni con ancora meno quando ti spegni. Sì, in effetti ci facciamo notare in generale che ha parlato Ciao nel pre-partita e Rade Krunic nel post-partita. Stupiti? Che con tutto il bene che possiamo volere a entrambi, ma non è che mi sembrano dei rappresentanti di primo piano. Ma vabbè. A proposito, questo è quanto? Il Napoli è prima a 56, l'Inter è salita a 43 con la vittoria di stasera, supera la Roma, è rimasta a 40 dopo la vittoria di ieri, con la Lazio che deve giocare domani, l'Atalanta invece è a 38, il Milan idem, il rollino di marcia del Milan lo vedete a destra, è tremendo, sono 2 pareggi e 3 sconfitte, e il Toro è a 8 punti. E la prossima c'è Milan-Toro. E la prossima c'è Milan-Torino. Questa è la classifica che si è improvvisamente dopo Natale è diventata un disastro, perché sei a 5 punti dall'Inter, è vero, ma hai dilapidato non so quanti punti nelle ultime giornate, una dopo l'altra. Torniamo in studio. Che dire. Volete fare un commento sulla classifica? Siamo ai parametri, no? Ma la classifica è quella che è perché perdi. Cioè perdi e perdi. Quindi è normale che la classifica diventi così. Non ti aspetta la classifica. Quindi è normale. Era ovvio che cullarsi nel siamo secondi non avrebbe portato a niente, perché se quella frase ti avrebbe aiutato, scusatemi, ok, ma se continui a perdere, la classifica questo è. Quindi darsi una mossa a breve. Il breve di Bea è la partita di venerdì. C'è Milan-Torino, come detto, è la prossima di campionato, poi
anticipiamo il venerdì proprio perché ci sarà la Champions League in tutto questo, perché arriva anche il Tottenham per l'andata di Champions. Che comunque posso dire, è una partita che aspettiamo da 9 anni che ci arrivino degnamente, perché veramente sono stanca. Cioè, l'aspettiamo da 9 anni, gli ottavi di finale di Champions League. Cioè, 9 anni che io sento quella musica, come tutti noi, altrove. Che ci arrivino degnamente, decentemente. Poi magari esci, però non voglio vedere lo scempio di stasera e neanche lo scempio dell'ultimo mese, perché veramente hai sofferto a stare lontano da quel palcoscenico, per cortesia. Un po' di amor proprio. Ho finito. In generale abbiamo chiuso. Ciao. Ciao a tutti, a domani e ovviamente chiama Milan con me Enrico Boiani di lunedì ore 11. Henry, sappi che l'ha chiesto lei. Addirittura. Sì. Ormai. Perché scusami, ormai siamo noi psicologi. Avessimo vinto, ce lo meritavamo. Abbiamo perso, quindi la routine. Esatto. Henry, grazie, ciao. Grazie a tutti, lasciate like, mi raccomando, qua sotto il video, fatelo per noi dopo serate, vi abbiamo fatto pure la live reaction che vi invito a vedere. Vi saluto chiedendovi una cosa: nei top 5, ma potrei dire anche top 10 campionati europei, la squadra che vince il campionato, se l'anno dopo l'allenatore fa 2 punti in 5 partite, dopo quanto viene esonerato? Buonanotte. Buonanotte a Donato Bocca di Fuoco, ciao Don. Buonanotte a tutti, grazie dell'invito. Enrico, la risposta è se sei alla C Milan mai. Buonanotte. Buonanotte anche da parte mia, un'altra nottata dopo una sconfitta, perché il Milan ha perso il derby, perché in tutto questo abbiamo difeso, abbiamo protetto, siamo ripartiti, abbiamo sbagliato, eccetera, ma ha perso il derby, ha perso, ragazzi, ha perso lo stesso. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, ci ritroviamo domani mattina alle 10 con Mattino Milan, alle 11 c'è Chiama Milan invece sull'altra piattaforma, alle 13 Lunch, alle 16 il Talk, 19 con Carlo Pellegatti, Filo Rossonero, chiudiamo come al solito 19:10 con mister Emanuele Bottoni. Grazie a tutti, buonanotte e a domani. Benvenuti al